Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. E cosa facciamo oggi? Vi presento un altro prodotto FT Tech, la piastra posteriore degli ammortizzatori a doppia foratura. Molti di voi, anzi i più attenti di voi, avranno notato nelle foto, nei video brevi e nei miei contenuti recenti che stavo utilizzando una piastra porta ammortizzatori posteriori di colore argento, quindi grezza, ed era il prototipo di questo prodotto. Di sicuro molti di voi si saranno fatti tante domande: perché abbiamo fatto questo prodotto? A che cosa serve? Com'è possibile scendere con gli ammortizzatori senza perdere up travel? Bene, in questo video vi descrivo il prodotto, vi spiego qual è stato l'intento di costruire un prodotto di questo tipo, vi dirò come utilizzarlo e vi dirò anche quali sono i vantaggi che troverete montando questa torre ammortizzatori. Prima di tutto però vediamo che cosa c'è all'interno della confezione e vediamo le possibili configurazioni. Eccola qua ragazzi, la nostra piastra ammo, e andiamo ovviamente ad aprirla. Questa ovviamente è la parte anteriore e questa è la parte posteriore. Di chi è stata l'idea di realizzare questo prodotto? È stata di Luca. Perché FT Tech ha fatto questa nuova piastra? Qual è l'intento costruttivo? Beh ragazzi, come vi sarete accorti, nella D8 e nella E8 sono installate di serie C-Hub da 22 gradi e mezzo di caster e fuselli da 6 kpi. Quindi che cosa succede? Che avremo una macchina molto meno incisiva in ingresso curva e molto più aggressiva in uscita di curva, perché sia il caster che il KPI fanno questo effetto. Quindi quando abbiamo altissimo grip non ci sono particolari problemi sull'utilizzo di questa macchina, la macchina è velocissima, risulta facilissima da guidare. Quando ci sono piste ampie e tante percorrenze non abbiamo nessun tipo di problema, anzi abbiamo paradossalmente dei vantaggi con l'utilizzo delle C da 22 e dei fuselli da 6, ma ci sono alcune situazioni, piste molto strette, basso grip, quando la gomma davanti non ha presa perché magari la pista è lucida o comunque manca tenuta sull'avantreno, abbiamo qualche problema di lentezza nelle curve strette. Ora chiaramente per molti di voi può essere un vantaggio, perché come visto e rivisto attraverso l'esperienza che ci siamo fatti seguendo tantissimi piloti di vario livello, per tanti questo è un grande vantaggio perché la macchina risulta essere molto più facile da guidare, ma tanti altri vorrebbero un po' uno scatto maggiore in ingresso di curva, vorrebbero il posteriore che fa uno scatto e scivola leggermente di più. Bene, ecco che in questo caso vi verrà utile la foratura più bassa di questa piastra. A questo punto sicuramente vi starete chiedendo: ma come faccio a utilizzare la foratura bassa di questa piastra con gli ammo in mio possesso? Ragazzi, purtroppo non è possibile. Per usare la foratura bassa dovrete acquistare gli steli che FT Tech ha realizzato per voi e utilizzare le manine, quindi gli Uniball terminali dell'ammortizzatore uguali a quelle che avete sugli ammortizzatori davanti, quindi quelle anteriori. Chiaramente ragazzi, di tutti i prodotti di cui sto parlando, gli Uniball, gli steli, la piastra, vi lascio il link in descrizione, così che potrete anche visualizzare la descrizione estesa dove c'è scritto veramente tutto. Quindi espandete la descrizione e avrete tutti i link necessari. E i forialti? I forialti ragazzi sono esattamente identici a quelli della torre posteriore ammortizzatori che trovate di serie sulla D8 World Spec. Quindi utilizzando i forialti avrete esattamente la stessa geometria che avete di serie. E voi mi direte: e allora che mi serve utilizzare questa piastra se uso magari soltanto la fila superiore? Questa piastra è stata rivista e sviluppata e rinforzata nei punti dove alcuni utenti del gruppo hanno avuto problemi di rottura di questo componente. Quindi vedete ragazzi che il gruppo serve, vedete ragazzi che il gruppo dà informazioni utili, perché abbiamo adesso 135, salvo il vero, utenti di questo gruppo che costantemente ci tengono informati e aiutano a migliorare il progetto e a capire dove dobbiamo intervenire. Il gruppo ragazzi siete voi, il gruppo ragazzi è una cosa
veramente utile alla quale vi consiglio di partecipare attivamente, perché ovviamente 120 macchine che girano costantemente tutte le settimane, ogni 2 settimane, ogni 3 settimane, sono sicuramente meglio di 4 o 5 che anche girano tutti i giorni, perché il numero di informazioni, la tipologia di piste visitate e il numero di situazioni che si incontrano sono nettamente e esponenzialmente superiori rispetto a quelle che può fare una persona da sola o comunque un team di 3-4 piloti. Scusate ragazzi per questa breve introduzione, ma ritengo il gruppo veramente una cosa importantissima, per cui ho voluto ribadirlo anche in un video di questo tipo. Quindi ragazzi, sintetizziamo: è obbligatorio utilizzare la piastra FT Tech per avere performance eccellenti? No! Se non utilizziamo questa piastra la macchina farà schifo, non funzionerà, eccetera eccetera? No! Questo prodotto ti fa andare più forte a prescindere dalle condizioni e quant'altro? No! Quindi ragazzi, avete capito, la fila bassa si usa a seconda delle situazioni. Ovviamente vi consiglio di provarla tutti, perché le differenze sono davvero notevoli. Ah ragazzi, una cosa importantissima: non spaventatevi se quando ancorate l'ammortizzatore nella fila inferiore lo stand off non prende completamente contro il piatto dell'appoggio, perché chiaramente per poterci far stare l'ammortizzatore quando ancorato nella fila superiore abbiamo dovuto agire in questo modo. È stata un'esigenza costruttiva e progettuale della quale abbiamo dovuto obbligatoriamente tener conto, però la superficie di contatto è ampiamente sufficiente a garantire che lo stand off non si sviti. Quindi state tranquilli, è stato provato da me e anche da altre persone più volte e non avrete nessun tipo di problema sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda la mia esperienza, io lo sto usando molte più volte nella fila inferiore, quindi in quella nuova che abbiamo sviluppato noi, rispetto che in quella superiore. Ma ciò non vuol dire che tutti voi vi troverete meglio utilizzandolo nella fila inferiore. La cosa importante ragazzi è che non mettiate mai gli ammortizzatori standard nella fila inferiore, altrimenti avrete grossissimi problemi sui salti e chiaramente sulle asperità. Quindi il mio spunto ve l'ho dato, guardate il link in descrizione, chi l'ha provata mi faccia sapere che cosa ne pensa nei commenti e fatemi sapere anche a livello estetico se vi piace o meno. A me personalmente fa impazzire, mi piace tantissimo il logo che si vede con la scocca montata e la macchina pronto gara, e chiaramente vorrei anche che mi faceste sapere che cosa ne pensate di queste novità che FT Tech pensa per voi. Noi ragazzi, quando ci vediamo? Il prossimo mercoledì con un nuovo video. Ciao!